101 giorni. (2427 ore). Quasi 9 milioni di secondi. Sì, quando passa così tanto tempo dal fare una cosa che ami, ogni secondo sembra davvero un'eternità. E per me questi 9 milioni di secondi sono davvero sembrati secoli. Questo è infatti il tempo trascorso dall'ultima volta in cui sono sceso in pista per divertimento o per fare una gara. In tutto questo tempo ho passato la mia vita in pista, è vero, ho respirato litri e litri di miscela, ho versato chili di WD-40, litri di sudore, ho avuto urla di gioia e anche grida di dolore. È vero, ho avuto le mie soddisfazioni, ho conosciuto tante persone fantastiche e fatto esperienze di cui sono davvero fiero. Ma tutto questo l'ho vissuto sempre dietro le quinte. Da meccanico, da telemetrista e come spalla per tutti i piloti GP Racing G-Sport. È un po' come quando si conosce una bella ragazza. È simpatica, carina. Ami passare del tempo con lei e fai in modo di renderla sempre felice. Solo che sarai sempre solo il suo migliore amico. Vedi, quando una cosa la ami, come io amo i go-kart e le corse, la vuoi vivere sempre in prima persona. E io, fino ad adesso, sono stato solo un amico. Oggi però voglio prendermi del tempo per me. Da oggi si cambia registro. Da oggi, dietro al volante, ci sono io. Ma adesso è finalmente tornato il mio momento. Buongiorno amici e bentornati su questo nuovo video. Dopo quasi un anno torna finalmente un episodio di Race Now e lo facciamo tornare alla stragrande. Infatti mi trovo qui al Cremona Circuit, dove, se ben vi ricordate, sono stato un paio di volte, se mi avete seguito su Instagram, con poca fortuna, ma adesso è arrivato il momento di tornare a fare assolutamente sul serio. Inutile dirvi che sono gasatissimo perché sono qui alle prove ufficiali della serie Kart Sport Circuit. Oggi è sabato, domani c'è la gara, non parteciperò a questa gara ma parteciperò alla gara del 31 di ottobre, sempre qui perché per impegni lavorativi purtroppo non posso partecipare. Oggi sarà una giornata veramente difficile in quanto dovrò provare un telaio che non ho mai provato su una pista che non ho mai provato e con delle gomme con le quali non sono più tantissimo abituato a girare, ma sono molto contento di usare perché infatti il Kart Sport Circuit utilizza le gomme Vega rosse e quando si dice Vega si dice qualità e raramente si trovano dei set molto diversi tra loro. Sono anche delle gomme abbastanza semplici da guidare, diciamo che mi aiuteranno a riprendere confidenza con il go-kart e a tornare in gara sperando di essere il più competitivo possibile. Non c'è neanche bisogno di dirvi che oggi ogni giro sarà veramente importantissimo. Ci sono solo 5 turni che rimangono da 10 minuti, quindi devo sfruttarli al massimo in vista di questa gara.
felice ma stanco. Allora ho fatto... Vabbè, mi alzo, dai. Ho fatto 2 turni sulla pista di Cremona. Il primo turno l'ho usato un pochino per imparare le traiettorie. Diciamo che non è che ci sia ancora proprio super riuscito, e riprendere confidenza con il kart. Come vi avevo detto nel video del rodaggio, questo è il nuovo telaio GP Racing, che è diverso dal mio vecchio, in quanto i materiali all'interno della scocca cambiano. Vedete voi che differenza fa? Ragazzi, una differenza assurda, sono 2 kart completamente diversi. Questo risulta molto più leggero da guidare, ha forse un po' meno appoggio per quanto mi riguarda, però devo anche dire che oggi le condizioni della pista sono veramente scarse e anche le gomme con cui sono abituato a guidare, che sono le Comet, che hanno leggermente più grip delle Vega Rosse, forse mi danno un po' di confusione in testa. Ciò non toglie che mi sono divertito veramente tanto e mi piace veramente molto. Anche fisicamente devo ammettere di non essere poi così male, messo così male, in quanto con l'altro telaio faticavo molto di più. Adesso le mie braccine da pollo sono quello che sono, ma dovrei riuscire a gestire una gara con questa scocca, vediamo. Comunque il kart mi scivola dappertutto, davanti, dietro, sinistra, destra, sopra, sotto, ma non mi interessa perché oggi non voglio cacciare troppo, lo lascio così com'è. Devo macinare chilometri, girare, imparare bene le traiettorie. In pista con me c'è anche Gabri che è pigro e quindi non vuole tornare al furgone visto che è molto lontano dalla pit lane. Io mi lavo un attimo il kart, me lo riempio di benzina, mi bevo un po' di acquetta e poi ritorno. Detto ciò, proverò a stargli dietro anche se lui va decisamente più veloce. Però c'è tutto da imparare, no? Detto questo, voi mi vedete allegro, sbarazzino e scherzante perché sono felice di essere tornato su un go-kart dopo mesi. Però non sto scherzando, cioè io sta gara la voglio fare e la voglio fare bene, quindi ci metterò, in base anche al tempo che ho a disposizione, quanto sarò via per un'altra settimana e mezza a fare il mondiale ad Adria come assistenza. Gli altri weekend sono tutti pieni di appuntamenti lavorativi, meno male, e quindi devo sfruttare al massimo i pochi giorni che mi rimangono. A few moments later. È arrivato anche Gabri. Bello. Bella fine. Ma devo dire che Cremona ci porta fortuna. Hai grippato? No, la catena è saltata giù. Sono arrivato qua, mi galato. Con i caschi, immagini di copertina fuori vicini là, non so se si vede. No, ragazzi, Non è andata proprio benissimo, non è andata benissimo, e infatti, come avete visto dal mio ultimo onboard, sono finito fuera perché mi è rimasto incastrato il cavo dell'acceleratore. In realtà non è rimasto incastrato il cavo dell'acceleratore, scusate, si è rotta la molla di ritorno del gas. Io non uso quella salvavita perché fino ad oggi, da domani la userò, e niente, non avendo altri carburatori, non avendo neanche più forze, direi che si può concludere qua. Il buon Gabri, da buon amico, cerca sempre di consolarmi dicendo che è la pista che fa cagare, tanto mi fica 1 secondo e mezzo. ma ascolta Gabri, è anche, cioè, sono anche 2 mesi che non vai più sul kart, Io ho fatto la gara 4 mesi che non vai più sul kart. Anche 5. Io ho fatto la gara settimana scorsa. Cioè, devi allenarti di più.
E su quale frase migliore potrei chiudere questo video? Hai proprio ragione, caro Gabri. Questo weekend per me è stato proprio una doccia fredda. Nella mia testa sono ancora il Gabriele di 2 anni fa, quello che si allenava almeno una volta a settimana, faceva 2 video a settimana. Insomma, era abituato a questa vita. Oggi sono salito sul kart ben troppo confidente. Confidente sul fatto che mi sarei abituato subito a un nuovo mezzo, che mi sarei abituato subito ad una nuova pista, ad una nuova gomma e al gestire delle fotocamere pazzesche di cui vi parlerò nel prossimo video. Insomma, troppo e tutto insieme. La verità è che non sono per niente contento di come ho guidato oggi. Troppa foga, poca concentrazione. Sapete cosa? Forse dopo questo anno pieno di sfighe ho preso la brutta abitudine di non assumermi le colpe di ciò che mi accade. Ma oggi il responsabile sono solamente io. La differenza qui la posso fare solo io, andandomi ad allenare di più, studiando a casa i miei errori in pista e, perché no, raggiungendo una condizione fisica migliore. È per questo motivo che il mese di ottobre lo dedicherò principalmente a questo. Duro lavoro e duro allenamento. C'è meno di un mese di tempo alla gara. Il tempo è veramente limitato e con poco tempo non mi posso più permettere di sbagliare. Preparatevi quindi perché vi porterò con me in questo percorso, nel bene e nel male. Questo mese sarà ricco di contenuti in pista, di fatica e di sudore. Lo devo a me, a chi mi ha supportato, ma soprattutto a voi. Race Now è vostro.